Quante volte avete perso un file per sbaglio perché magari l'avete accidentalmente cancellato oppure perché Windows fa i suoi soliti scherzi? È possibile quindi rimediarli? Dico, questi file vengono completamente eliminati o c'è una possibilità di recupero? C'è la possibilità di recupero perché, come ho spiegato in un mio vecchio video, se il file in questione non è stato sovrascritto da qualche altro file, allora è ancora salvabile. Questo accade poiché il file eliminato non viene cancellato per davvero, ma piuttosto il sistema operativo marca lo spazio occupato da quel file come sovrascrivibile, in maniera tale da poter riutilizzare lo spazio occupato da quel file al fine semplicemente di poter memorizzare altri file. Perdonatemi la ripetizione delle parole e sono sicuro che non avrete capito nulla. Oggi tocca Remo o Remo, io lo chiamo più Remo italianizzato, Recover, il semplicissimo strumento che consente di recuperare file cancellati da un'unità, che sia quella principale, ovvero quella installata proprio nel PC, che sia una periferica esterna, tipo un hard disk o un SD dove conservate magari foto e video. Quindi, in questo recupero, che elementi ci possono essere? Cartelle, audio, foto, video, documenti di testo vari, non lo so, Word, PowerPoint, Excel. Ricopre più di 300 estensioni, quindi fatevi un po' un'idea. Per dire altro, allora, opera da diversi anni, quindi di esperienza per così dire ne ha acquisita grazie a tanti aggiornamenti. Come lingua supportata sia solo l'inglese, purtroppo, ma non occorre avere tanta dimestichezza con questa lingua, l'interfaccia è molto intuitiva, ci sono poche parole. È utilizzabile anche su Mac, non penso che ci sia il completo supporto al chip M1, ma comunque, male che vada, se non gira su Intel c'è Rosetta 2 che risolve tutto. Poco male che esiste la modalità gratuita, una demo dove potete scansionare e visualizzare in anteprima i dati cancellati e persi. Per avere un accesso completo, normalmente la licenza costa $99,97, circa 83 euro per farvi capire. Per fortuna in questo periodo c'è lo sconto, applicato sulle edizioni Basic, Media e Pro. Valutate quale prendere a seconda delle vostre esigenze. In descrizione trovate link di questa pagina. Potete usufruire del programma completo anche con il pacchetto Remo One Prime, che costa sempre $99,97, quindi comprende altri strumenti, mi sembra 34, un'archiviazione cloud e altri servizi come l'assistenza 24 ore su 24. Una volta che avete registrato un profilo in questo portale, avete tutto lo storico dei pagamenti coi relativi servizi acquistati, potendo scaricare l'eseguibile e copiare la licenza, la chiave di licenza per l'attivazione. Inoltre trovate tutte le istruzioni che vi occorrono per poter far funzionare correttamente un programma di Remo, quindi in questo caso Recover. Ecco l'installazione su disco in Windows, occupa 80 MB. Una volta pronto, se avete una licenza, potete attivarla tramite il pulsante in alto a destra. A voi poi la scelta di utilizzare l'accesso con il proprio profilo per registrarlo oppure la chiave di attivazione. Perfetto, ora siete pronti per recuperare i vostri dati. Selezionate l'unità desiderata in basso, vi specifica la dimensione totale, magari avete della confusione e quindi vi potete orientare secondo quel dato. Se non trovate l'unità che contiene i file da recuperare, rifategli rilevare al programma la presenza di qualche unità collegata al PC. Per iniziare il processo di scansione, cliccate sull'omonimo pulsante in basso a destra. Nel primo passaggio, analizza superficialmente l'unità, magari già alcuni dati possono essere presenti. Infatti, eccoli qui, elencati ad albero. Vi vengono evidenziate le date di creazione e di modifica con la dimensione su disco che occupa, anche qui per orientarvi. Per cercare un determinato file più velocemente, ci sono queste varie finestre che suddividono
le tipologie di estensioni. Quindi mettiamo caso, voglio ripristinare il video sulla Panasonic G80, vado sulla finestra, indovinate un po'? Video. Nulla di complicato, quindi inoltre c'è anche la ricerca diretta. Non tutto è rose e fiori, però vi può insorgere un magari non trovate quello che stavate cercando. Con la scansione profonda, Recover va a indagare la memoria più scrupolosamente. Dunque potete avere, per così dire, una seconda chance. Per avere un'anteprima del file, doppio clic su di esso. Non tutti però supportano tale funzionalità, attenzione. Il programma infatti vi restituirebbe un messaggio di dialogo. Trovate il file desiderato, selezionatelo con la spunta e poi fate clic su Save. Fine, non c'è altro da dire, il recupero è avvenuto con successo, questa è la dimostrazione. In descrizione vi ricordo che ci sono altre informazioni, magari andate a leggerle, e anche i link più che altro necessari per capire, scaricare e comprare Recover.